Oggi parliamo di un gigante del mare. Sì, una di quelle navi enormi, di quelle navi così grandi da incutere timore anche solo alla vista. Ma parliamo di una nave che è esistita e ha navigato per pochi giorni. Non certo per errori strutturali, anche se qualcosina di sbagliato c'era, non per questioni riguardanti incidenti. Non parleremo del Titanic, state tranquilli. Parleremo di una delle più grandi portaerei mai costruite dall'uomo per una conversione di un'altra nave titanica e destinata a una fine ingloriosa e molto rapida. Oggi parleremo della Shinano, la più grande portaerei mai realizzata dall'impero giapponese. Vi ricordo l'importanza della sicurezza all'interno della navigazione online, una sicurezza che parte assolutamente da scelte consapevoli. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto, ad esempio, consapevolmente di affidarci a un partner tecnologico di sicurezza come è NordVPN, che ci consente di navigare in perfetta e assoluta tranquillità ovunque nel globo, anche trovando materiali il cui accesso è difficile dal nostro paese per dei blocchi che possono essere frapposti. Ebbene, grazie a NordVPN e alla sua Threat Protection Pro, noi siamo completamente sicuri e tranquilli e potete esserlo anche voi sfruttando la grande occasione. Trovate tutti i dettagli nei link all'interno della descrizione del video per i piani biennali che vi consentono di avere 4 mesi extra e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Siamo all'interno della seconda guerra mondiale. Il Giappone entra in guerra, lo sappiamo, il 7 dicembre del 1941 con l'attacco a Pearl Harbor, il famoso giorno dell'infamia. Ne abbiamo già parlato in un altro video. Per i primi mesi del 1942 il Giappone domina incontrastato la scena nel Pacifico, lancia le sue offensive in ogni direzione, affonda nel Mar della Malesia la moderna Prince of Wales e il vecchio Repulse con un'azione di bombardieri, attacca le Indie orientali olandesi distruggendo la task force combinata alleata e conquistando l'arcipelago che è ricco di risorse naturali, attacca le Filippine e costringe gli americani a fuggire, attacca Guam, attacca il Mar dei Coralli, invade l'isola di Guadalcanal che diventerà scena di alcune tra le battaglie più cruente della storia. Si spinge fino a Midway. A Midway cambia qualcosa. A Midway la flotta giapponese incappa nella prima pesante sconfitta. Già nel Mar dei Coralli i giapponesi erano stati fermati pur a grave prezzo da parte degli americani che avevano perso una delle loro portaerei, la Lexington. A Midway gli americani si prendono un'enorme rivincita. Al prezzo di un'altra portaerei, la Yorktown, ne affondano ben 4 e questo numero non va dimenticato perché ad andare sul fondo dell'oceano sono 4 delle 10 portaerei di squadra di cui disponeva all'epoca la flotta giapponese, quasi metà della forza. Non poco. Oltre al fatto che a Midway i giapponesi perdono assieme alle portaerei anche parte dei piloti più esperti, quelli meglio addestrati, quelli che avevano colpito a Pearl Harbor. Tutto ciò si traduce in un disastro per la marina giapponese e per l'impero giapponese in generale, poiché la politica aggressiva nipponica si basa essenzialmente sulla capacità della marina imperiale di spostarsi rapidamente in un quadro strategico molto preciso e definito come il Pacifico, offrendo copertura alle truppe, trasporto sicuro e la possibilità di colpire le flotte avversarie a proprio piacimento, ma senza l'ombrello aereo, senza le portaerei diventa tutto più difficile. Ecco quindi che proprio nel 1942, nella seconda metà del 42, a un cantiere navale arriva un ordine preciso. Il cantiere è quello di Yokosuka e in quel cantiere è in costruzione la Shinano. Sarebbe la terza unità della classe Yamato, le super corazzate, di cui in parte abbiamo già parlato in un video di 2 anni fa dedicato al maestro Leiji Matsumoto. La terza unità dopo Yamato e Musashi sarebbe la Shinano. Verrebbe anche modificata in realtà la Shinano perché in alcuni aspetti non è proprio identica nei piani di costruzione alla capoclasse Yamato. Ha una corazzatura un po' più sottile rispetto alle navi precedenti, dopo che si era verificato che l'eccesso di corazzatura non era così necessario. La Yamato, tra l'altro, si dimostrerà una eccellente incassatrice, come abbiamo già visto nel video che ho già citato. In più verrà anche rivisto tutto l'armamento antiaereo con dei nuovi cannoni a doppio scopo. Ma arriva Midway e a Midway
il Giappone, come abbiamo visto, perde buona parte della sua flotta aeronavale. Ecco quindi che a Yokosuka arriva l'ordine di modificare la Shinano, modificarla in senso radicale. È una modifica che riguarda una delle più grandi navi mai costruite. Il problema è che quando arriva l'ordine di modifica, la nave è già per metà già pronta e ci sono inizialmente due scuole di pensiero. Quella della demolizione sullo scalo per recuperare i materiali ferrosi e per liberare il cantiere a fine di consentirgli di costruire nuove navi. Dall'altro appunto il completamento non più come corazzata ma come portaerei. Il problema è che con i piani di costruzione della Shinano non è possibile costruire una nuova portaerei di squadra. Si può solo convertire quella super corazzata in una portaerei d'appoggio enorme che andrebbe a cooperare con le altre portaerei come elemento aggiunto di supporto, cioè trasportare aerei, carburanti, munizioni, tutto ciò che può servire come elemento logistico su un campo di battaglia sul mare, ovviamente. Il piano per salvare la Shinano e cambiarla di destinazione da corazzata a portaerei viene approvato e i lavori partono, ma si fa fatica a completarlo. Il Giappone, d'altronde, non è gli Stati Uniti, non ha la sua potenza industriale ed economica. I giapponesi stessi sono consci di questo già quando scelgono di entrare in guerra, sanno di non potersi permettere una guerra troppo lunga contro gli inglesi e soprattutto gli americani, e sanno che le loro navi dovranno essere qualitativamente superiori per affrontare da sole un nemico doppio o addirittura triplo nelle dimensioni. Ma a proposito di dimensioni, la Shinano è effettivamente titanica. 265,8 metri di lunghezza complessiva, larghezza di 36,3 metri, pescaggio di oltre 10 metri, un tonnellaggio a pieno carico di 73.000 tonnellate. Bisognerà attendere 20 anni dopo la classe americana Kitty Hawk per trovare delle portaerei ancora più grandi. Pensate che oggi la portaerei più grande al mondo, la classe Gerald Ford, pesa 105.000 tonnellate a pieno carico. Già il fatto di avere durante la seconda guerra mondiale una nave così grande, così pesante, così enorme, sarà qualcosa veramente di epico. Peccato che quella nave avrà un servizio molto ridotto. Una nave così grande richiede un equipaggio molto numeroso, 2400 uomini tra ufficiali e marinai, tanti, davvero tanti, ma è fondamentale avere un equipaggio così numeroso per poter governare una nave così grande e così difficile. La Shinano infatti viene progettata per caricare e rifornire i suoi aerei sul ponte, evitando quello che era successo a Midway e anche nel Mar dei Coralli. In quelle occasioni, specialmente a Midway, l'imperizia delle squadre antincendio a bordo delle portaerei giapponesi aveva portato alla diffusione di incendi fuori controllo ed esplosioni interne. Erano bastate poche bombe degli aerei alleati, degli Dauntless, degli americani, per sfondare i ponti che non erano corazzati e far divampare le fiamme. Per questo motivo si opta per un ponte areato al suo sottostare, con degli elevatori capaci di portare gli aerei fino al ponte di decollo e soprattutto per la piena operatività solamente in coperta, non sotto coperta. L'hangar infatti era stato lasciato aperto per una migliore ventilazione, comunque con delle saracinesche in acciaio. Il progetto di conversione aveva preso spunto da una precedente grande portaerei giapponese, la Taiyo, con lo spostamento dell'isola sul lato di dritta, a differenza di quanto era avvenuto in precedenza, e con l'integrazione dell'isola stessa con il fumaiolo della nave. Altro elemento di distinzione, come la Taiyo, anche alla Shinano era stato montato un ponte di volo corazzato, proprio per evitare quegli incidenti avvenuti a Midway. La nave era pronta una volta varata e realizzata per avere 18 caccia Mitsubishi A7M Repu, nome in codice alleato SEM, 18 bombardieri in picchiata Aichi B7A Ryusei e 6 aerei da ricognizione. Nell'hangar sottostante ci sarebbero stati altri 120 aerei sostitutivi per altre portaerei oppure per le basi terrestri. Insomma, la Shinano era sostanzialmente un'enorme piattaforma galleggiante per il trasporto e la messa in opera di aerei da combattimento. La nave doveva essere pronta per l'aprile del 1945, ma le situazioni belliche, il precipitare delle operazioni,
soprattutto dopo la battaglia del Mar delle Filippine nel giugno del 1944, aveva indotto il Giappone ad accelerare ancora di più il programma di conversione. Questo perché con l'avanzata degli americani nello scenario del Pacifico, anche le isole centrali dell'arcipelago giapponese erano diventate ormai un possibile bersaglio per i bombardieri a lungo raggio degli americani. Ed è proprio una stratofortezza, un B-29, che il 19 novembre del 1944 cattura la prima foto della Shinano. È una fotografia scattata ad altissima altezza, a 3000 metri di quota. Si vede questa nave che in rapporto all'isola di Yokosuka è molto molto piccola, al largo, è stata varata da poco. L'allestimento non è ancora completo, ma già da diversi giorni la Marina Imperiale Giapponese ha deciso di trasferirla. Yokosuka è troppo esposta e il volo di quel bombardiere B-29 lo dimostra ulteriormente. L'idea dei giapponesi di spostare la superportaerei a Kure entro il 28 di novembre del 1944. Lì sarebbe stato completato l'allestimento. Il comandante della nave, Abe, chiede comunque un rinvio della partenza perché, a ben guardare, la Shinano non è perfetta. Le mancano alcune porte stagne che non sono ancora state installate. I test dell'area del compartimento sottostante non sono stati condotti, quindi non si sa se ci possa essere un'effettiva ventilazione per prevenire il rischio di intossicazione o di accumulo dei gas. E anche per quanto riguarda i fori del compartimento per i cavi elettrici, per i condotti di ventilazione e per alcuni tubi, questi fori sono ancora in bella vista, non sono stati sigillati. Il rischio che la nave possa avere degli incidenti o essere esposta a delle fragilità è alto. Va fatto notare oltretutto che nel suo viaggio da Yokosuka fino al nuovo cantiere, quello di Kure, la Shinano deve viaggiare senza le condutture antincendio e con i sistemi di scarico privi di pompe, quindi non operativi. È un rischio ulteriore. Per sopperire a questi rischi, si decide di imbarcare a bordo un buon numero di ingegneri civili, dotati di sistemi di antincendio manuali e di ulteriori pompe idrauliche manuali. Non si sa mai. Alla Shinano vengono assegnati 3 cacciatorpediniere di scorta, sono l'Izokaze, lo Yukikaze e l'Amakaze. Sono appena tornati dalla battaglia del Golfo di Leyte. Viene concesso agli equipaggi un tempo limite, 72 ore di riposo e di riparazioni a bordo, per poi intraprendere una nuova missione. Abe chiede comunque di rinviare la partenza, ma le sue richieste sono respinte. La Shinano parte alle ore 18 del 28 novembre del 1944. In questo momento viene scattata un'altra delle poche foto esistenti della nave. Ce n'è anche una terza che ritraeva la nave a fine ottobre durante le prove in mare, scattata da un civile. Restano giusto queste 3 fotografie, quella del civile, quella della stratofortezza e quella della Marina Imperiale Giapponese, a testimoniare l'esistenza di questa enorme nave, che parte con un equipaggio composito di 2175 tra ufficiali marinai e ingegneri civili. La partenza avviene senza problemi. Abe chiede la massima attenzione, anche perché a bordo si è deciso di imbarcare 50 bombe volanti suicide Oka, che andranno trasportate una volta che la Shinano sarà pronta agli avamposti giapponesi per colpire gli americani. Ma sulla rotta verso Kure c'è una trappola. Quella trappola è rappresentata da un sottomarino americano, l'Archerfish, comandato dal comandante Joseph F. Enright. Alle 20:48 del 28 novembre del 1944, l'Archerfish avvista in navigazione di superficie la Shinano e la sua scorta. Ma anche la Shinano è cosciente della presenza di un'imbarcazione nemica lungo la sua rotta, ma non viene dato peso a tutto ciò. La Shinano è più veloce rispetto a qualsiasi sommergibile alleato, anche se deve viaggiare a zigzag proprio per evitare di esporsi ai classici rischi rappresentati dai sottomarini e dai loro siluri. Dopo 2 ore dall'iniziale avvistamento reciproco, una delle scorte della Shinano, il cacciatorpediniere Isokaze, decide di rompere la formazione, contravvenendo agli ordini, per dare la caccia all'Archerfish, che nel frattempo si è immerso. Il comandante Abe non è contento, teme che sia una trappola, teme che quel sottomarino americano sia in realtà un'esca per quello che viene chiamato in gergo il branco di lupi, la tecnica affinata dall'ammiraglio Dönitz alla guida degli U-boat e mutuata pari pari dagli americani nel Pacifico. Isokaze viene richiamato indietro da portaerei nel frattempo.
è costretta a rallentare dalla velocità classica di 20 nodi a 18 nodi, la stessa dell'Archerfish, perché un cuscinetto sferico dell'albero dell'elica principale si sta surriscaldando e, in caso di rottura, paralizzerebbe la nave. Sono le 3 del mattino. Shinano vira a sud-ovest e si dirige inconsapevolmente dritto verso l'Archerfish, che vira a est e si prepara ad attaccare. Enright ordina di impostare la profondità dei siluri a 10 piedi, circa 3 metri. Dopodiché aspetta che la Shinano faccia la sua mossa, ed è una mossa sbagliata, perché la Shinano, su ordine di Abe, vira a sud esponendo tutto un lato all'Archerfish. È una situazione di fuoco praticamente ideale per un sottomarino. Uno dei caccia di scorta passa esattamente sopra l'Archerfish e nemmeno riesce a individuarlo. Enright aspetta ancora qualche minuto. È alle 3:15. Spara la sua salva. 6 siluri in rapida successione, dopodiché ordina l'immersione rapida a 120 metri per evitare l'attacco con le bombe di profondità. Di questi 6 siluri, 4 raggiungono il bersaglio, colpiscono la Shinano a una profondità media di circa 4 metri. Il primo colpisce la zona della poppa, allaga alcuni compartimenti e uno dei serbatoi vuoti di benzina per aviazione. Uccide i tecnici civili che sono allocati nei dipartimenti superiori e stanno dormendo. Il secondo siluro colpisce il compartimento in cui l'albero dell'elica fuoribordo di dritta entrava nello scafo e allaga la sala macchine fuoribordo. Il terzo colpisce più avanti, praticamente sotto l'isola, allaga la sala caldaia numero 3 e uccide tutti gli uomini di guardia. Il quarto allaga la sala compressori d'aria di dritta, magazzini dei cannoni antiaerei adiacenti e la stazione di controllo danni numero 2, oltre a rompere il serbatoio dell'olio adiacente. La situazione non è semplice per la Shinano. I danni sono gravi, ma vengono giudicati inizialmente gestibili. In che modo? Abe e il suo equipaggio sono molto fiduciosi nella corazzatura della nave, d'altronde è stata progettata come una corazzata, quindi pensata per resistere ai colpi più potenti dell'artiglieria e dei siluri. Questo determina il fatto che, almeno nella prima ora, gli sforzi per salvare la nave sono poco accurati. Sì, i colpi sono stati potenti, sono stati avvertiti in tutta la nave, ma si pensa che basti allagare un compartimento o più compartimenti dalla parte opposta della nave semplicemente per riequilibrarla. Anche se la Shinano sbanda subito di 10 gradi a dritta, l'equipaggio decide di pompare acqua, 3000 tonnellate, nelle sentine di sinistra, così, giusto per provare a riequilibrare, ma l'inclinazione aumenta a 13 gradi. È in questo momento che Abe si rende conto di aver sbagliato i calcoli. Il danno è molto più grave. Allora ordina di cambiare rotta verso Shono Point, la punta più a sud della penisola di Ki, a Honshu, ma l'inclinazione continua a aumentare. Siamo a 15 gradi. Si prova a controallagare altri serbatoi vuoti e si torna a 12, ma non dura molto. Alle 5 del mattino Abe si rende conto che la situazione sta sfuggendo di mano. Ordina ai civili di sgombrare, di farsi trasferire in scialuppa verso i cacciatorpediniere di scorta, perché sostanzialmente stanno solo ostacolando il salvataggio. Alle 5:30 del mattino la Shinano naviga a soli 10 nodi, la metà della sua velocità ordinaria, con un'inclinazione di 13 gradi. Passa un'altra mezz'ora, arriviamo alle 6 del mattino e l'inclinazione è a 20 gradi. Si prova ad allagare un'altra sala caldaia, si prova ad azionare le valvole, ma niente. Alcune valvole del serbatoio di compensazione di sinistra, tra l'altro, si sono così sollevate sopra la linea di galleggiamento che diventano inefficaci. I motori senza vapore si spengono alle 7. A quel punto Abe capisce che la Shinano non è più salvabile. Ordina di evacuare i compartimenti di propulsione, ordina anche ai caccia di lanciare i cavi di traino, ma la Shinano è grande, è pesante. I caccia da soli non hanno né il dislocamento né la potenza motrice per riuscire davvero a trainare quella pesante nave verso il porto. Il primo tentativo è un fallimento, i cavi si staccano. Ci si prova una seconda volta, ma i cavi vengono allentati dagli stessi equipaggi dei caccia perché si teme l'improvviso spezzamento, la rottura dei cavi che potrebbero ritornare verso i caccia e provocare gravi danni e anche morti e feriti. Arriviamo alle 10:18 del mattino. La Shinano ormai ha un'inclinazione di 30 gradi. Abe ordina l'abbandonare la nave, ma non per tutti. Lui e il suo staff restano a bordo, scelgono di affondare per la vergogna di aver deluso l'imperatore e di non aver fatto il possibile per salvare l'ultima grande portaerei della flotta.
Alle 10:57 la Shinano si capovolge definitivamente e affonda di poppa. Qualche minuto prima i marinai che si erano gettati in acqua erano stati risucchiati dalla grande valvola di sfiato del serbatoio e del sensore sotto il ponte di volo verso la stessa nave che continuava ad andare a fondo. È una tragedia. Vengono salvati solo 1080 sopravvissuti, meno della metà dell'equipaggio a bordo. Ma la marina giapponese, in un mix tra necessità di mantenere alto l'orgoglio e il morale e di nascondere al nemico le proprie perdite, nega l'affondamento. I sopravvissuti vengono scaricati su un'isola piccola chiamata Mitsukujima, fino al gennaio del 1945. Da lì poi verranno recuperati. La portaerei viene formalmente radiata dal registro navale soltanto il 31 agosto del 45, 2 giorni prima della firma della resa incondizionata del Giappone dalla Baia di Tokyo. Va detto che l'opera di disinformazione dei giapponesi funziona. Inizialmente l'intelligence navale statunitense non crede al comandante Enright perché mancano riscontri, mancano messaggi radio decodificati o comunque dispacci che affermino che il Giappone ha effettivamente perso una portaerei. Non viene nemmeno creduto un aviatore giapponese catturato che aveva rivelato in interrogatorio che la Marina stava convertendo una corazzata di classe Yamato a superportaerei. Alla fine a Enright viene riconosciuto l'affondamento di una piccola portaerei, la Ayatake, ma non è così. Ci vorrà molto tempo perché il comandante Enright abbia l'effettivo riconoscimento del suo atto di guerra. Solo dopo la fine del conflitto, una volta scoperto nei registri giapponesi che la Shinano era finita a fondo, verrà conferita al comandante dell'Archerfish la Navy Cross. Ma la domanda che tutti si fanno, ancora oggi, è: la Shinano era salvabile? La Shinano, se non fosse stata attaccata dall'Archerfish, sarebbe stata utile allo sforzo bellico giapponese? Probabilmente no. No, perché i progettisti giapponesi avevano commesso degli errori. La Shinano aveva gravi difetti di progettazione. In particolare, l'aggiunzione tra la cintura corazzata della linea di galleggiamento sullo scafo superiore e il rigonfiamento antisilurio sulla parte subacquea era mal progettata ed era un errore condiviso con tutte le navi di classe Yamato. Tutti i siluri lanciati dall'Archerfish erano esplosi lungo questa linea di giunzione e avevano segnato la fine della nave. Aggiungiamo a questo l'intenzione di far navigare la nave senza alcune paratie stagne, senza alcuni dispositivi antincendio, senza alcune pompe automatiche. E tutto ciò fa capire come la fretta dei giapponesi di mettere al sicuro la Shinano da possibili bombardieri e possibili incursioni sul porto fu un errore davvero grave. La Shinano oggi riposa sul fondo del mare. È la più grande nave mai affondata nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Più grande della Bismarck, più grande della Scharnhorst, più grande della corazzata italiana Roma, più grande della Prince of Wales, più grande di ogni altra portaerei americana. Ma a differenza di molte di queste navi che sono affondate combattendo oppure dovendo fronteggiare una forza aerea impari, la Shinano è stata colpita da 4 siluri lanciati da un singolo sommergibile, stabilendo tra l'altro un altro record, la nave di maggior stazza mai mancolata a picco da un sommergibile. E questo fa riflettere ancora una volta. I progetti, per quanto possano essere definiti perfetti, non lo sono mai. Il difetto, anche se nascosto, anche se mascherato, è sempre presente ed è sempre in agguato, più in agguato di qualsiasi sottomarino che attende la sua preda e sempre più esposto alla sottovalutazione, come fece il comandante Abe, che per riscattarsi e riscattare soprattutto il suo nome, decise alla fine l'estremo sacrificio, affondare con la sua nave, ma il cui nome è rimasto legato alla Shinano, la più grande portaerei del mondo, dalla vita così breve e così ininfluente nelle vicende belliche, da risultare, in sostanza, un assoluto spreco. Avete già visitato il nostro nuovo sito di Dentro la Storia? Spero di sì, magari vi sarete accorti delle tante novità presenti. Tra queste c'è la nostra nuova newsletter, un servizio mensile che arriva nelle vostre caselle email portando i nostri contributi, ossia l'editoriale, le nostre storie, i nostri consigli di lettura, di visione di film e di serie televisive, le nostre timeline mensili e molto altro ancora. Questo servizio è esclusivo per chi decide di registrarsi nel portale ed è completamente gratuito, non costa assolutamente niente. Scopritelo all'interno del nostro sito Dentro la Storia, richiedetelo quanto prima e entrerete anche voi a far parte della nostra enorme community.